in questo mio blog, nella pagina Racconti di vita, sto raccogliendo tante storie di tanti fiduciari che mi raccontano la loro vita, la loro esperienza lavorativa, mi raccontano le loro perplessità, e io ci tengo ancora ad andare avanti. Invito ancora tante persone a scrivermi per raccontare anche le loro esperienze, sia collaboratori, fiduciari, a questo punto anche di tutti i lavoratori. In questa storia, e come ieri ho detto, praticamente la storia che oggi è stata inserita in questo mio blog, c'è la storia di Roberto. Roberto è un fiduciario. Roberto è un fiduciario che lavora in un'azienda e fa solo le notti. Allora lui mi è scritto e mi ha detto: sai, io lavoro tutte le notti, però sono vicino alla pensione. Perché ho fatto un po' i conti, potrei andare in pensione, però potrei anche anticipare la pensione per il fatto che lavoro da 10 anni di notte, però non posso farlo perché per qualche motivo non ho i requisiti per rientrare in quella categoria del lavoro usurante, perché il lavoro usurante è quello anche che per chi lavora di notte. Non sarebbe importante che i sindacati, quando si mettono a contrattare di noi, lo tengano presente? Il lavoro usurante non è solo per la guardia giurata, o lavoro usurante perché magari la guardia giurata è perché lavora di notte, o il lavoro usurante non è solo per un operaio edile o per uno strano caso anche per chi lavora a scuola o per altre categorie particolari. Io sono un fiduciario, sì è vero, faccio sicurezza, sì è vero, non ho un'arma, sì è vero, però lavoro di notte e io penso che come lavorando sempre di notte comunque ho anche diritto almeno intanto a un riconoscimento economico. Come lavorando di notte ho diritto che mi vengano riconosciute appunto anche delle indennità, non solo uno stipendio maggiore. Come fiduciario e appunto in teoria per legge non potrei lavorare di notte, ma lo faccio perché le aziende aggirano questo sistema, quindi mi mandano a lavorare di notte e a questo punto la sicurezza per me dov'è? Io dico, non è giusto. Sai, poi all'interno poi ci sono delle altre persone, perché io gli ho chiesto: ma perché sei sempre tu a fare la notte? Sei da solo? No, sì, sai cos'è? È che nella mia azienda c'è un po' di discriminazione. C'è del personale sia femminile, cioè siamo un personale femminile e maschile, ma la maggior parte dei dipendenti sono femminili e l'unico uomo sono io, o perlomeno il cambio, l'unica persona sempre esistente per fare la notte e sono sempre io. E allora l'azienda preferisce non far lavorare le donne di notte, come se noi uomini siamo degli stupidi, come se per noi dobbiamo correre rischi. Io ritengo che correre rischi non lo dovrebbero correre nessuno, non lo dovrebbe correre nessuno, perché chi lavora, chi fa questo lavoro già lo sa che fa un lavoro particolare. Chi fa questo lavoro non è che sta andando a fare l'impiegato,
Però diciamo che Roberto non è che si lamentava del fatto di essere sempre lui a fare le notti o meno. Però lui dice: io farei volentieri le notte, ma se la notte mi viene pagata come si deve, mi vengono riconosciute le indennità. Allora mi ha chiesto: ma tu sei una guardia giurata? Sì. Ma tu prendi l'indennità se lavori di notte? Sì. Ma com'è l'indennità? Ti ho detto: guarda, non pensare che le guardie giurate prendano tanto. Le guardie giurate di indennità per lavorare di notte in macchina sono 5 euro al giorno, non all'ora, Poi stai dicendo che oggi mi sto perdendo, vero? Forse sì. Sapete, dopo 15 giorni che abbiamo saputo la notizia, non so, alcuni sicuramente stanno alcuni stanno continuando a combattere per ottenere una dignità, però alcune persone sono anche un po' scoraggiate perché vedono e sentono un silenzio intorno, vedono che intorno c'è una mancanza di comunicazione e cominciano a pensare male. Sì, perché quando nessuno ti parla, nessuno ti risponde, o perlomeno ti rispondono a messaggi enigmatici, nessuno crede in più che questo, e anzi, nessuno vuole far più prendersi in giro, che questa ipotesi di contratto sia solo un'ipotesi. Chi sta a noi in particolare stiamo, anche se magari per qualche verso abbiamo paura che anche se la nostra volontà è un'altra, magari non corrisponderà a quello che saranno veramente le volontà dei lavoratori, perché resta nella mente quel video dell'avvocato Gabriele che dice: abbiamo raggiunto un accordo soddisfacente con le organizzazioni sindacali, abbiamo raggiunto un accordo, abbiamo lavorato bene, noi associazioni datoriali insieme alle organizzazioni sindacali abbiamo lavorato benissimo. E quindi praticamente la gente, vedendola, sentendo l'aria che tira, ha paura. Tutti i lavoratori vogliono una dignità, sì, tutti i lavoratori vogliono un salario decente, ma non decente non vuol dire l'elemosina, non vogliamo la luna. Vogliamo un salario adeguato a quello che è oggi l'andamento della vita, perché l'andamento della vita, da quello che noi vediamo, anche quando andiamo a comprare del pane o altro, ci porta appunto a riscontrare che il nostro salario è basso. E dobbiamo fare in modo che il nostro salario cresca come il tenore di vita di tutti quanti gli altri. E ripeto, come ho già detto altre volte, la mancia piena non può mai capire come sta la pancia vuota, e qualcuno poi si permette anche di fare anche le battute, perché tu conti i soldi che hai in tasca, se ti puoi permettere di una cosa anche magari futile, in cerca di quella ricchezza che poi è soddisfazione, anche perché se tu lavori devi pur poi premiarti, no? Non devi sempre ingoiare. Allora lo stato d'animo dei lavoratori è veramente a terra.
Abbiamo bisogno di tutti quanti voi. Noi lavoratori abbiamo bisogno del tuo supporto. Noi lavoratori dobbiamo essere uniti. Noi lavoratori abbiamo bisogno che chi deve tutelare le nostre, le nostre vite, sì, lo faccia con coscienza. Le nostre vite, dietro quello stipendio adeguato, ci sono delle vite, ci sono degli esseri umani. Io voi non lo so, oggi magari vi sembrerò pietosa, ma ho bisogno, ho bisogno, non lo so, di vedere cioè anch'io di avere un segnale, di ricevere un segnale che qualcuno sta prestando e sta riflettendo su questo. Siamo 200.000 lavoratori tra fiduciari e guardie giurate. Se mi stai guardando e non sai come fare, mi rivolgo a te, che magari sei seduto in quella poltrona e avresti magari il potere di aiutarci. Ti chiedo, siamo 200.000 lavoratori e abbiamo bisogno di noi un supporto. E per il fatto che non abbiamo soldi in tasca o magari ne abbiamo pochi da dover centellinare ogni centesimo, non ci rende inferiori da qualsiasi attenzione. Noi non rubiamo, sì, noi non stiamo rubando, stiamo chiedendo una dignità. Ah, sì, noi rischiamo la pelle e per che cosa? Per quattro soldi. Lavoriamo per la sicurezza delle aziende, di voi clienti e cosa lo facciamo? Per quattro soldi, un'elemosina. A ogni a ogni rinnovo contrattuale si cerca sempre di contrattare a prezzi inferiori. Noi siamo 200.000 lavoratori. Sì, ma lo Stato ci ignora. Le associazioni datoriali ci ridono in faccia, anzi pensano sempre in modo per come fregarci. Sì, ogni giorno cercano il modo come fregarci. E noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lottare sempre per far capire a quelle persone che noi abbiamo una dignità. E allora, e allora, è pesante ragazzi, è pesante. Appello, rinnovo l'appello al governo, rinnovo l'appello al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sì, dico Presidente Giorgia Meloni perché oggi, 14 giugno 2023, il Presidente del Consiglio è una donna e si chiama Giorgia Meloni. Quindi mi rivolgo a lei, mi rivolgo al Presidente della Repubblica Mattarella, chiedo un'attenzione particolare per tutti quei lavoratori che lavorano nella sicurezza, che ogni giorno rischiano la vita. Rivolgo un appello anche agli enti territoriali, prefetture, di prendere coscienza, di prendere coscienza di quelle richieste di aiuti che hanno
vi hanno rivolto i lavoratori in più occasioni, di fare controlli in maniera che la vita di questi lavoratori avvenga nella più tranquillità e serenità. Perché anche solo questo, un controllo di questo genere, porterà molte aziende a lavorare nella legalità. Legalità. La legalità che è associata al vostro giuramento al momento della vostra nomina.